Ciao a tutti ragazzi, ve l'avevo già anticipato, oggi è un video un po' speciale perché alcuni di voi lo sanno già, ma ieri ho avuto la fortuna e il grandissimo onore di partecipare al primo community event di Final Fantasy in Italia, che è stato ovviamente dedicato a Final Fantasy XVI. Quindi oggi voglio parlare brevemente di questo evento e dei contenuti che verranno anche qui sul canale. Allora, l'evento è stato particolare, era un evento appunto a porte chiuse, quindi con poche persone, a cui appunto ho avuto la fortuna di partecipare, ed è stato in una location a Milano abbastanza suggestiva, molto antica, diciamo, e oltre appunto a me e agli altri invitati c'era il team di sviluppo di Final Fantasy XVI, quindi il producer Naoki Yoshida, il traduttore Michael Koji Fox e ovviamente l'art director Hiroshi Minagawa. È stato davvero bello perché loro sono super alla mano, erano molto contenti di poter fare questo evento per la community anche in Italia, e quindi spero che diventi una tradizione e che quindi si possa partecipare a più eventi di questo tipo. Quindi questo è stato solo un primo assaggio. È stato un evento molto piccolino, è stato un meet and greet, quindi abbiamo avuto la possibilità appunto di incontrare gli sviluppatori, di scambiare 4 parole con loro e poi di farci autografare giustamente degli oggetti. Adesso infatti appunto vi faccio vedere insieme appunto alle foto ad alcune foto che stanno passando di questo evento. Vi faccio vedere appunto adesso in diretta cosa sono riuscito a farmi firmare. Allora, questa è la primissima cosa, è una cartolina speciale appunto che ci hanno dato all'evento di Final Fantasy XVI, appunto il gioco di prossima uscita. Come vedete ci sono le firme appunto dei 3 sviluppatori. È molto bella, è molto elegante, ha un design molto semplice e di sicuro la appenderò, vedete, tanto c'è spazio dietro, quindi sarà davvero bello. Poi io personalmente mi sono fatto firmare Final Fantasy XII, appunto molti di voi appunto magari non lo sanno o perché sono troppo giovani. Comunque Final Fantasy XII è un gioco del 2007, quindi ne è passato un po' di tempo. E niente, appunto Hiroshi Minagawa, che in Final Fantasy XVI è l'art director del gioco, in Final Fantasy XII è stato sia appunto l'art director ma anche proprio il director del gioco, quindi sono molto contento di averlo incontrato e avergli potuto anche far firmare un'opera del passato, diciamo. Poi ne ho approfittato anche per farmi firmare l'ultimo in realtà capitolo uscito nella saga di Final Fantasy, che in realtà appunto è Theatrhythm Final Bar Line, quindi magari molti di voi non lo conoscono perché non sono molto avvezzi al genere, ma è un rhythm game, quindi che contiene praticamente tutte le soundtrack mai uscite nei capitoli principali e spin-off di Final Fantasy, e anche appunto a collaborazioni con altri giochi, altre saghe targate Square, come possono essere Nier Automata, la saga di Saga e tante altre. E vabbè, appunto io, essendo anche un appassionato della musica, delle colonne sonore dei videogiochi, ho avuto il piacere appunto di farmi firmare questa copia. E in ultimo, non per importanza, questo fighissimo artbook di Final Fantasy XIV, che appunto sono stati molto anche contenti di firmarlo, ed ecco qua bello grosso, le firme appunto dei 3 sviluppatori, e quindi sono davvero contento di essermi portato a casa anche questa questi piccoli ricordi, oltre appunto alle foto e all'evento in sé. Io ho avuto appunto anche il piacere di omaggiare io stesso gli sviluppatori con un piccolo sketch, un piccolo disegno che io ho fatto, e in realtà non sapevo neanche se sarei riuscito effettivamente poi a consegnarglielo, perché quando siamo entrati all'evento gli organizzatori sembravano un po' restii a darci tante libertà,
quindi alla fine siamo riusciti ad ammorbidirli un po', a piegare un po' le regole, perché all'inizio l'evento sembrava un po' restrittivo in termini di cosa si potesse effettivamente fare, quindi fortunatamente in realtà sono riuscito a far firmare un po' di cose portate da casa, come vi ho fatto vedere, e anche ad omaggiare io stesso gli sviluppatori con questo piccolo sketch che ho realizzato apposta per l'occasione. E niente, loro sono stati molto contenti, e quindi sono felicissimo di aver fatto questa esperienza. Chi di voi mi conosce da un po' più di tempo, o che semplicemente non mi segue solo per Inazuma e per i contenuti che diciamo ho portato per la maggior parte del mio tempo qui sul canale, sa quanto sono legato a questa saga, alla Square in generale, ma ancora più in generale a quest'industria, e quindi diciamo che per me, cioè, essendo la mia passione più grande, il vedere il dietro le quinte, il poter effettivamente confrontarmi con gli sviluppatori, conoscerli di persona, avere questo tipo di esperienze, per me davvero è il massimo, è proprio quello che mi accende il fuoco dentro. Quindi io non vedo l'ora di poter partecipare ad altri eventi del genere, di poter condividere con voi questa passione, oltre ai soliti contenuti che ho sempre portato. Niente, volevo solo raccontarvi questa breve esperienza, adesso che è ancora bella calda, appena vissuta, e io ovviamente come al solito vi invito a iscrivervi al canale. E vi ricordo, magari appunto alcuni di voi non lo sanno, con Filippo abbiamo aperto anche un profilo su TikTok, dove appunto andiamo a condividere queste pillole, diciamo, di esperienze, di passione per questo mondo che abbiamo, appunto diversamente dai contenuti che porto qui su YouTube o che portiamo su Twitch sul canale di Filippo. E quindi vi invito a seguirci anche lì, perché sono contenuti appunto molto più rapidi, molto più spontanei, dove condividiamo la nostra conoscenza, semplicemente la nostra passione per questo mondo. Quindi vabbè, trovate ovviamente il link in descrizione e a fine video, quindi vi invito a seguirci su tutti i nostri profili. Io vi ringrazio ancora, commentate tanto, spero che anche voi come me non vediate l'ora di giocare a Final Fantasy XVI, che è un gioco assolutamente spettacolare da quello che sembra, per la prima volta doppiato in italiano, quindi dategli una possibilità anche se non siete amanti del genere, perché è un gioco totalmente diverso, che si appresta probabilmente a rivoluzionare quella che è stata la saga, a partire proprio dal setting più maturo, con un protagonista che non è appunto un quindicenne come quasi sempre, comunque un ragazzo, è già un uomo, e il doppiaggio in italiano, dark fantasy, quindi ha tutte le carte in regola per mettere d'accordo un po' sia i fan storici sia i ragazzi di oggi, i giocatori di oggi. Quindi dategli assolutamente una possibilità. Vi ricordo esce il 22 giugno, quindi manca davvero poco, manca un mese e mezzo e ci siamo, e basta. Noi ci vediamo appunto per i prossimi contenuti qui sul canale. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un like, attivate la campanellina se vi va, e alla prossima ragazzi.